Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove vorrei argomentare una notizia che ho letto ieri sera. Ovviamente non è ancora ufficiale, però è una cosa che mi fa arrabbiare non poco. Mi fa irritare, mi fa arrabbiare, mi fa perdere non le staffe, ma mi fa perdere la voglia proprio di parlare di calcio giocato, perché più andiamo avanti e più il calcio viene giocato nelle aule di tribunali, con provvedimenti poi che non portano a niente. Parliamo di una possibile, attenzione, trasferta vietata per i tifosi del Napoli nel quarto di finale di Champions League che si disputerà a San Siro. La notizia la riporta Sport Italia, ve la leggo un attimo e poi argomentiamo. Allora, dopo Napoli-Eintracht Francoforte potrebbe esserci una nuova limitazione territoriale alla vendita dei biglietti per una gara di Champions League. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sport Italia, dopo i fatti accaduti con gli ultra tedeschi, su Milan-Napoli del 12 aprile incombe l'ipotesi di chiudere la trasferta ai tifosi residenti in Campania. Al momento i biglietti per il quarto di andata di Champions sono a disposizione solo per chi ha la tessera del tifoso del club rossonero e la vendita libera potrebbe addirittura anche non partire. Bella figura. Inoltre, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la stretta per chi risiede in Campania, bloccando così completamente la trasferta ai tifosi azzurri. Allora, prima che sbrocco e cerco di mantenere la calma, perché queste cose mi fanno uscire fuori di testa. Uno, perché stai attuando non è ancora ufficiale, è solamente un'ipotesi, però si sta costruendo questa ipotesi per gli scontri Napoli-Eintracht Francoforte che sono successi in città, dove i tifosi del Napoli non c'entrano un bel niente e sono venuti i tedeschi a far casino. Ovviamente ne abbiamo già parlato, si poteva evitare perché era una cosa annunciata, si poteva gestire molto meglio e quant'altro, però perché vietare la trasferta ai tifosi del Napoli per gli scontri di Napoli-Eintracht quando la sfida è Milan-Napoli? Punto primo. Punto secondo, i tifosi del Napoli, almeno non mi risulta che ieri sera o giorni fa siano andati a Milano a mettere la città sottosopra, ad incendiare qualsiasi cosa, macchine della polizia, a far casino, per poter subire, tra virgolette, nel caso poi andasse in porto questa cosa, subire un torto del genere. Punto secondo. Punto terzo, dobbiamo cioè viene inevitabilmente intaccato lo spettacolo di una partita che dopo anni che aspettavamo l'Italia in Champions League con tre squadre che hanno la possibilità di arrivare alla finale, visto il calendario più favorevole che dall'altra parte del tabellone, visto Inter e Milan e Napoli che sono dentro. Perché vietare la trasferta ai tifosi di una squadra avversaria? Io non mi soffermo sul divieto dei tifosi ai tifosi napoletani nella trasferta di Milano. Avrei fatto lo stesso se la notizia era forse si vieterà la trasferta ai tifosi del Milan in Napoli-Milan nel ritorno. Il proibizionismo sono 2467 anni che non porta a niente e in Italia sembra che nessuno abbia imparato la lezione. Dopo Napoli-Eintracht credevo che qualcosa cambiava, ma da quanto vedo non è cambiato praticamente niente, anzi siamo sempre alle solite con istituzioni assenti e con provvedimenti o bozze di provvedimenti che potranno essere presi o meno, che non stanno né in cielo né in terra. Ripeto, perché proibire una trasferta a una tifoseria per pochi facinorosi o tanti, pochi, migliaia, centinaia che siano, è una stronzata. Sì, è una stronzata madornale, perché basta prendere tutti i colpevoli, metterli dentro, oppure fategli fare quello che volete, metteteli dentro, lavori forzati, DASPI,
A niente serve perché le istituzioni non sono presenti. Tanto è vero che dopo gli scontri di Napoli-Eintracht Francoforte, la notte a Napoli, poi sono stati smistati a Frosinone, poi sono stati mandati al nord Italia, ci siamo ritrovati i tifosi dell'Eintracht a Torino che volevano andare a far casino con i tifosi dell'Atalanta perché c'era Torino-Napoli e poi non è successo niente, non è successo niente, però questa gente è arrivata a Napoli, ha messo la città sotto sopra e non è stata nemmeno seguita nel ritorno a casa. Non erano nemmeno tantissimi, stiamo parlando di 400-500 persone. Quindi se non si riescono a gestire situazioni del genere, siamo proprio alla frutta a livello istituzionale, a livello di regolamentazioni. Poi, che volete vietare la trasferta ai tifosi del Napoli, ce ne potremmo fare una ragione. Però ne vale lo spettacolo del match. Milan-Napoli è sempre stata una partita super seguita in primis, con il suo fascino da sempre, dai tempi di Maradona ai giorni nostri, con tutti gli scontri che ci sono stati. Ricordiamo un Napoli-Milan con il gol di Di Canio. Comunque è sempre stata una partita accesa, ma corretta dal punto di vista delle tifoserie. Almeno io non ricordo eventi avversi da questo punto di vista. Fatemelo sapere voi nei commenti perché forse ho dimenticato qualcosa negli anni. Ci sta. Però ripeto, è un provvedimento sul quale non sono d'accordo. Non credo che sia la soluzione vietare le trasferte a tifosi di squadre avversarie da ambo i lati, non importa se sia il Napoli o il Milan in questione, perché non è così che si risolvono le situazioni. Speriamo che non succeda e che prevalga lo spettacolo nel grandissimo quarto di finale di andata che si disputerà il 12 aprile. Vi terrò aggiornati sul canale, restate sintonizzati, attivate la campanella e iscrivetevi così esaminiamo anche questa situazione nel tempo, sperando che vengano prese decisioni congrue e consone. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao!